Visitare un salone dell'automobile senza gettare un timido sguardo alle grandi aristocratiche della strada sarebbe un peccato, anche se sappiamo che noi, comuni mortali, non riusciremo mai ad acquistarne una, nemmeno di seconda mano. In questo video parliamo dell'avventura di una Fiat 126 che voleva correre il rally di Montecarlo. È circolare in mezzo al traffico sempre più congestionato delle strade cittadine. La Fiat, con la 126, grande novità del salone, ha offerto al pubblico di ogni continente la formula esatta per circolare senza occupare troppo spazio. A chi venne l'idea di un'impresa grande, enorme come quella del Rally di Montecarlo? Avevamo già avuto delle esperienze con alcuni amici che correvano con le nostre vetture preparate. Volevamo non passare inosservati, E quindi... solo con un piccolo barattolo come la 126, che era nata da poche ore, potevamo fare un colpo grosso, no? Perché era impossibile, nessuno si sarebbe fidato di fare un rally così famoso e così lungo peraltro, no? Perché c'aveva tutto il dramma dell'avvicinamento di 2000 km, quindi era di rischi alti. Fiat non ci aveva pensato minimamente alle competizioni, cioè la 500 ma Fiat non pensava quasi a niente, destinata a quello, non pensava a niente. Va, ma Fiat pensava molto poco. Chi gestiva la Fiat in quel periodo storico gestiva in un modo anomalo, secondo me. Dal canto suo, Gianni Agnelli, nel tenere a battesimo la 126, l'utilitaria degli anni 70, ha posto l'accento sul grave fenomeno dell'assenteismo dal lavoro. Io ero convinto che chi guidava sapeva quello che faceva. Questo signore qua. Il signor Giovanni a quei tempi era un personaggio importante per noi come azienda. Ero giovanetto però. Beh, ma già eri scapestrato al punto giusto. Avevi un'esperienza dovuta alle macchine che avevi guidato e posseduto, quindi io mi fidavo di te, anzi. Rispetto e da allora oggi hai cambiato idea? Sì, volevo dire. Assolutamente no. Bene. Adesso sei diventato un tranquillo come me, allora. Ma tranquillo non l'ha detto mai nessuno a me comunque. Quando parli di noi, chi intendi? Chiaramente la concessionaria Fiat Fontana. La concessionaria e gli amici che la frequentavano, gli amici, i piloti del gruppo della scuderia Borzacchini che vivevano la vita con noi spesso e volentieri. Ecco, parli di vita perché era, diciamo, la passione era grande, era forte, dall'alba a notte fonda, giusto? Era un crogiolo di idee, no? Eravamo bravi a farci delle idee innovative, rischiose anche, no? E quindi la scelta è ricaduta sulla Fiat 126, un'auto che ancora nessuno conosceva, che era stata appena presentata al Salone dell'Auto di Torino e che subito avete voluto mettere in gara. Chi si è occupato della preparazione dell'auto? Il reparto tecnico della concessionaria, no? Come era uso fare, seguivamo i desideri, mettevamo a punto i desideri dei clienti. I clienti volevano cimentarsi con il prodotto che avevano acquistato, in questo caso era una proposta innovativa, molto rischiosa perché il barattolo scelto era piccolissimo, no? Quindi avevamo dei concorrenti alternativi che avevano cilindrate ben maggiori, no? Certo, e poi la scelta del pilota, che era Giovanni Licobbi. Perché questa scelta? C'era l'amicizia, ma c'era anche con tanti altri. Ma innanzitutto l'esperienza che c'aveva Giovanni Licobbi, per quanto riguardava le manifestazioni realistiche e di velocità. Era un connubio, poi era un pilota collaudato perché ho avuto tante esperienze di tanti prodotti automobilistici usati nel tempo, quindi sicuramente era un soggetto senza rischi di guida, certo. Con esperienze maturate, ben maturate. Bene, però non venne scelto un vero e proprio navigatore, ma
Guido Foschi. Chi era Guido Foschi? Guido Foschi era uno dei collaboratori delle Fratelli Fontana, chiaramente si occupava di meccanica e anche lui stesso aveva guidava, faceva delle corse, era un pilota. Chiaramente ci serviva quindi un copilota, perché poi ci alternavamo alla guida, però anche una persona che sapesse mettere le mani nei motori, che fosse sia tecnico, meccanica, diciamo, esperto anche di guida agonistica, con tutte le problematiche che ci sono nella guida agonistica, cronometri, le reazioni. Più la parte certo, di sporcarsi le mani, che era una scelta un po' antica, diciamo, ci ricordava gli anni 20, gli anni 30, in cui chi era accanto al pilota era uno che insomma sapeva destreggiarsi. Ma molto spesso no? i piloti venivano dalla meccanica pura. Certo. Erano ex meccanici che poi si erano evoluti nella guida del veicolo, facilitati dal fatto che avevano una casistica di guida diversa. Certo. E quando un uomo, un pilota, ha più guide con più modelli di vetture è agevolato, no? Certo, certo. Quindi l'idea del Monte Carlo 73, la scelta dell'auto era, diciamo, doveva essere un colpo commerciale, ma Fiat voleva, non voleva, vi ha aiutato, non vi ha aiutato, vi ha ostacolato? La Fiat non aiutava certamente per queste scelte avveniristiche per loro. Prova ne è che era quasi un marchio sconosciuto in campo agonistico, perché nonostante i concorrenti, più che altro gli stranieri, già si cimentavano come Renault nell'elaborazione dei veicoli che producevano, Fiat era un po' contraria, privilegiava soltanto le vetture che uscivano dal reparto corse di Torino e basta. E basta. Non si fidava molto dei concessionari. E faceva bene a un certo punto di vista, perché poi una mente vulcanica come la tua più volte l'ha messa, diciamo, non diciamo in ginocchio, ma insomma in difficoltà, sì. Beh, la Fiat osteggiava con una certa veemenza anche le sue idee. Non voleva certamente che i concessionari uscissero dalle righe. Per esempio, io ricordo oggi con piacere che ricevemmo una raccomandata da Torino di non usare più il marchio che io avevo, diciamo, impostato nella pubblicità, il marchio di Fiat, marchio Fiat a bastoncini, come lo chiamavano loro, quando loro privilegiavano il marchio, la parola Fiat, i simboli Fiat con cubi su cubi inclinati, e loro non volevano assolutamente che io avessi messo il marchio a bastoncini in mezzo a una corona a loro. Ricevetti questa raccomandata a provvedere a revocare immediatamente il marchio. Poi nel tempo si è constatato che non solo l'hanno messo in evidenza sul marchio Fiat a livello mondiale, ma oggi il marchio a bastoncini è l'unico marchio che cammina, sì, che funziona, che l'hanno rimesso in campo. Allora, parliamo di funzionamento dei marchi, ma funzionamento dell'auto, quindi una 126 motore piccolissimo, cilindrata minima, poco più della 500. Abitacolo piccolissimo, che certo, per me era già un problema. Esatto, quindi un'auto che era stata elaborata, più o meno che potenza, che velocità, che qualche numero che ci piace. Io ricordo i cavalli, non me li ricordo, mi ricordo che mentre facevamo delle prove notturne che allora si potevano fare nelle strade intorno Terni, diciamo che raggiunsi una velocità di 160 km/h e con quella scatola probabilmente era una bella velocità. Tutti freni a tamburo? Freno e tamburo, e infatti il problema era proprio quello, cioè grande motore, buon assetto, grazie, era tutto perfetto. Il problema è che non frenava. No, qualche volta si fermava, dai. Si fermava, diciamo, dovevi essere, diciamo, abbastanza attento e pensarci per tempo. Ma tu c'hai il fisico adatto per pigiare più forte? Sicuramente, sicuramente. In terra proprio. Infatti ci fu qualcuno che mi disse una volta al rientro da queste prove notturne: ma internano puro, ma devi andare a correre o devi andare a frenare?
Perché Perché se non ci fossero i freni non era Esatto, un grosso problema. infatti- Meno si frena in gara e meglio è. E quindi partimmo con questi piccoli freni a tamburo. Bene, allora adesso scegliamo qualcosa. Grazie, molto gentile. Grazie signore. Grazie. Quindi abbiamo parlato della 126, delle sue prestazioni, invece la logistica, che era molto complessa, come è stata gestita? Allora, innanzitutto devo dire che vorrei chiarire un attimino come funzionava il Rally di Monte Carlo. Il Rally di Monte Carlo prevedeva che i partecipanti partissero da molte delle capitali europee, tipo Madrid, tipo Parigi, tipo Londra, tipo Oslo, Atene, Sofia, eccetera, eccetera. Bisognava fare, ogni partecipante doveva fare 2000 km di avvicinamento. Chiaramente chi partiva da Oslo veniva giù direttamente verso Monte Carlo, tutti gli altri dovevano fare questi chilometri all'interno del loro paese. Noi che partivamo da Roma, chiaramente dovevamo fare 2000 km. E la stampa ne parlò di Munari che partiva da Roma, che tra l'altro era il vincitore dell'ultima edizione, e della piccola Fiat 126 che nessuno ancora conosceva, altrettanto, che partiva da Roma. Certo, e partendo da Roma noi per fare 2000 km andammo a Rieti, L'Aquila, Pescara, Vieste, Foggia, Napoli, Arezzo, San Marino. Questo era caratteristica solo del Monte Carlo, quindi tappe d'avvicinamento, e poi avrebbero partecipato alla parte competitiva della gara solo tot equipaggi, anche perché erano forse la partenza di quell'anno qualche centinaio. Allora, dovevamo avvicinarci a Monte Carlo, poi c'erano alcune prove speciali che erano il prologo, e dalla classifica di queste prove speciali vicino a Monte Carlo venivano fuori 60 equipaggi che secondo la classifica potevano partecipare alla parte finale, quindi erano ancora prove di velocità. Questo era il concetto del rally, come funzionava. Chiaramente ognuno aveva al seguito dei furgoni, delle macchine, di qualsiasi cosa per avere l'assistenza, perché poi le auto si rompevano, le auto avevano bisogno di tutto. Non ci si fermava mai, quindi era notte e giorno, notte e giorno. Quindi quando ci si alternava alla guida c'era qualcuno che in quel momento cercava di riposare tra un estintore e una barra del roll bar. Anche perché eravate entrambi abbastanza corpulenti, sì, quindi diciamo, 126. Io più di lui sicuramente, ecco, però vi facevate una bella compagnia lì dentro. Era un bel problema già riposare, quindi questo era il concetto. Chiaramente quindi questi furgoni, non parliamo di radio, non parliamo di telefoni, non parliamo di nulla, non c'era nulla, quindi ci dicevamo prima, ok, voi partite da Roma, andate a Pescara, noi andiamo verso Napoli col furgone e vi aspettiamo quando arrivate, quindi se arrivavamo a Napoli bene, se non ci arrivavamo chiuso l'argomento. Certo. E quindi il 238 della Fiat Fratelli Fontana, guidato poi dal nostro Fausto, faceva zig zag Per l'Italia, cercando per cercare di incrociare l'auto. Più Quindi volte possibile. Più volte possibile. Più lo raggiungevamo, più potevamo cercare di rimettere a punto questo barattolo che camminava. Aveva avuto problemi durante l'avvicinamento 126? No, Mai, nessun tipo di problema. Tutto il sud Italia tranquillamente, Per carità, portando a spasso questa novità che nessuno conosceva. Vicino Vieste, infatti, a un controllo orario di notte c'era qualcuno che diceva: ma che macchina è questa? Perché chiaramente non era ancora stata presentata, o perlomeno era stata appena presentata, ma non aveva raggiunto tutte le città, tutti i paesini. E soprattutto era una grande novità, perché pensionava la Fiat 500, che ha avuto una storia lunghissima, nata con forme più morbide, e questa invece che era la novità, sempre piccola cilindrata, sempre auto, chiamiamola ancora di famiglia. La storia d'Italia ormai era un po' cambiata nel frattempo, però dalle linee più squadrate, più tese, quindi era davvero innovativa. Anche, esatto. Certo. E quindi tutta questa passeggiata su giù per l'Italia si prosegue poi verso nord, quindi poi dopo San Marino. Dopo San Marino andiamo verso Padova. Verso Padova c'è una cosa che voglio ricordare perché è rimasta molto impressa. Sandro Munari
è nato a Cavarzere, una piccola cittadina del Veneto, e arrivammo a Cavarzere, mi sembra, intorno a mezzanotte e mezza, alle 1 di notte. Cavarzere, questo paesino con questa grande piazza, era completamente pieno di gente. Tutti aspettavano l'idolo, perché Munari era quello che era. Quindi c'è questa immagine in notturna di questo paese che era stato messo tutto quanto in subbuglio per poter aspettare il loro idolo. Quindi però questo di Cavarzere non fu l'unico episodio che vi ha legato a Munari Mannucci, ma poco più avanti di Cavarzere cosa è successo? Diciamo che andando alla Trento Bondone facciamo questa, che è anche una nota e attualmente è una gara, una cronoscalata, arriviamo a Pavia. Era notte fonda, erano circa le 3 di notte, eravamo fermi al controllo orario, parlando con Mannucci, mi chiese: ma avete già visto il percorso, le prove speciali che dobbiamo fare a Monte Carlo? Avete già fatto le ricognizioni? Avete già fatto le ricognizioni? No, dico no, non abbiamo fatte perché per noi, non essendo professionisti, sarebbe diventato un problema andare a fare le ricognizioni a Monte Carlo. Quindi no, non la conosco la strada, non so dove andiamo. E lui mi disse gentilmente: io ho una copia delle mie note, se vuoi te la do. E mi diede questa copia di note, che per noi è diventato un trofeo. Tutto ciò però prelude a una cosa molto brutta. Ripartiamo da Pavia, dal controllo orario. Una domanda però, ti blocco. Le copie delle note erano a mano? Erano Sì, fotocopiate? Sì. Erano scritte a mano da Mannucci e fotocopiate. Ecco, avevano 2 copie. Benissimo, perché noi abbiamo ovviamente un pubblico molto giovane che è abituato ai telefonini, e telefonini non ce n'erano. Assolutamente. Anche i telefoni normali ovviamente erano attaccati o alle case o agli uffici, non andavano a spasso, e anche le fotocopie tutto sommato era una cosa abbastanza recente. Esatto. Spieghiamo male qual era la per noi l'eccellenza è di quella normale, cosa. ma in effetti... Ecco, 50 anni dopo sono cambiate un po' di cose, ovviamente. Esatto. Quindi questo pezzo di carta con queste note scritte a mano da Mannucci è stata una bella cosa, perché oggi, dopo tanti anni, è diventata una cosa molto bella. Pavia, controllo orario, partenza, prima, seconda, terza, quarta, pom, una gran botta. Fermi, la macchina chiaramente si ferma. Qualcuno dice: facciamo aprire la concessionaria della Fiat a Pavia, andiamo a vedere quello che possiamo fare. Andiamo in concessionaria della Fiat, tiriamo su la macchina e cade lo spingidisco con mezzo albero motore, per terra. Quindi chiaramente i meccanici dissero: ok, attenzione, meccanici che erano dei meccanici della zona, perché Fausto col suo 238 e con gli altri meccanici veri, tra virgolette, stavano già a Cuneo e ci aspettavano a Cuneo. Proprio per questo inseguimento che abbiamo continuo, detto che c'era prima. Che per noi fare tutti questi chilometri 126 era un problema, ma farle con 238 era ben altro problema. Quindi motore, anzi albero motore spaccato in 2 a metà, quindi cosa improponibile da sistemare. Non riparabile. L'assistenza però ce l'aveva un altro motore. Avevamo un altro motore, ma stava a Cuneo. Esatto, era quindi già era un po' lontano. Qualche centinaio di chilometri avanti. E a proposito di questi fatti dei telefonini, delle radio, delle comunicazioni, l'unico modo per far sapere all'assistenza che stava a Cuneo che eravamo fermi a Pavia era telefonare in concessionaria a Terni, dove c'era il guardiano notturno che riceveva telefonate, a cui dicemmo: guarda, noi siamo fermi a Pavia. Quando loro telefoneranno a te per sapere perché non passiamo, digli che stiamo a Pavia. Questo era la modalità, l'unico collegamento. Quindi loro telefono, dice: non passano, dove stanno? E io dice: guarda, stanno fermi a Pavia. Quindi loro da Cuneo col 238 partono e vengono fino a Pavia. Carichiamo tutte le nostre cose dentro questo furgone chiuso, chiaramente,
Coneglioso con tutti quanti generico. i campi dentro, e in 5 tornammo verso Terni. Perché la Fratelli Fontana ha voluto tutto questo? Perché c'erano, ovviamente si vendevano sì già un sacco di Fiat, c'era una parte del racing shop, c'era la parte agonistica che non era solo il Rally di Monte Carlo, ma sostanzialmente si era creata una scuderia. Noi avevamo una presenza giovane, in una concessionaria giovane, i nostri avi che ci avevano preceduto spingevano sulla novità, sull'agganciamento dei giovani. I giovani potevano venire solo da una trasformazione della metodologia automobilistica di Fiat. Fiat doveva diversificare. Prova ne è che poi nel tempo ha abbracciato questa tesi che noi a suo tempo avevamo iniziato fra i primi, no? Non ce n'erano molti di concessionari che si erano dedicati allo sport, giusto? Certo. Quindi anche perché parliamo di un periodo successivo al boom economico, disponibilità maggiore da parte delle famiglie, del singolo, degli stessi ragazzi che potevano, quelli che lavoravano, permettersi ma un'auto, anche no? nella diversificazione del veicolo stesso. Noi ci eravamo dedicati all'elaborazione dei veicoli in tutti i branchi, dalle piccole alle grandi, perché ritenevamo logico che bisognava diversificare il prodotto perché potessimo raggiungere con più facilità altri clienti che servivamo dall'operaio dell'acciaieria al figlio dell'ingegnere o figlio dell'architetto o del professionista, ma tutti volevano delle diversificazioni, quindi nacque il reparto di elaborazione dei veicoli dal punto di vista estetico, dal punto di vista meccanico, tecnologia. Siamo stati fra coloro che hanno spinto al massimo l'introduzione dell'aria condizionata sui veicoli. Eravamo i primi, gli unici che consumava tutta la produzione di vetture con aria condizionata in Italia, le accaparravamo molto noi, poi dopo sono diventate, l'aria condizionata è diventata un prodotto di serie, no? Invece noi a suo tempo, ti ricordi, i clienti venivano e volevano la 125 con l'aria condizionata, la 132 e ce l'aveva sempre soltanto Fontana. Solo Fontana aveva anticipato i tempi. Un altro problema che sta a cuore a molti automobilisti è la personalizzazione della propria auto, la trasformazione insomma di un'automobile di serie in un'automobile personale. Questa industria mette a disposizione dell'automobilista, con precisione artigianale, fodere, tappeti, moquette, coprisedili, coprivolanti, poggiatesta, cinture di sicurezza per arredare con gusto personale la propria vettura. La varietà dei disegni, la funzionalità dei materiali impiegati e la praticità dell'utilizzazione sono le componenti che determinano il successo di questi accessori della Novoland. Reparto corsi, reparto della boutique, dell'abbigliamento, abbinare l'abbigliamento con le vetture, insomma sono tutte cose nate dalla voglia di creare clientela, di creare occupazione in modo particolare, perché noi eravamo arrivati a avere ben 2 concessionarie con circa 400 dipendenti, quindi era un impegno grosso, enorme. Sì, beh, ma questo lo stai registrando? Sì. Oh capuccio. Era una trappola, Fausto. C'è una leggenda che narra anche di questa carrozzeria che non smetteva mai di lavorare, H24. Un po' per le migliorie, un po' per sistemare. Il servizio migliore ai clienti, no? Era un dare di più a chi potendo dare di più e essendo dei fanatici dell'enfatizzare la ternanità con l'italianità. Vendere un prodotto italiano per noi era un orgoglio. Quindi a me sembra che abbiamo dato tanto, cercato di dare tanto. Non sempre abbiamo ricevuto dalla casa madre i consensi. Se avessero ascoltato i nostri suggerimenti, forse qualche cosa di più. E quindi c'è qualcosa da dire forse anche in merito al ritiro al Rally Monte Carlo della 126. Qualche dubbio c'è ancora dopo 50 anni? Nel Rally di Monte Carlo a distanza di tempo scoprimmo che a Torino sapevano bene che quei motori avevano
lati vulnerabili, e se ci avessero avvisato in tempo non avremmo fatto quella figuraccia. Né i poveri piloti sarebbero rimasti a piedi a Pavia, insomma, no? Però questa ormai appunto è storia ed è una storia però che è rimasta molto, molto viva ancora, perché qualche anno fa siamo stati contattati per dare qualche informazione, qualche immagine in più ad Arena Modelli per diciamo, mettere a punto il modellino che vediamo lì dietro, quindi qualcosa che prosegue. Non solo, c'è un altro amico che attraverso la Borzacchini Historic, che è diciamo, la versione aggiornata della scuderia Borzacchini, diciamola così, un po' esatto, un po' al volo, cercava Giovanni Ligobbi, cercava la 126 di Fontana per mettere insieme le informazioni, rifare tutti gli adesivi, e in effetti questo ragazzo corre con la replica della Fiat 126 Monte Carlo. Allestita per Monte Carlo. Esatto, insomma, quindi sicuramente il segno è stato lasciato perché la concessionaria voleva tutto questo, perché l'impresa era stata già registrata come notevole al tempo, cioè si capiva che c'era qualcosa di più. La voglia di emergere, di dare di più, e al marchio che rappresentavamo e alla clientela che l'acquisiva. Ovvio. Una curiosità, diciamo a questo signore che ha messo insieme questa replica della 126, non hanno permesso solamente di fare una cosa. Noi avevamo 3 fari di profondità, come vediamo nelle foto. Oggi il codice non lo prevede, quindi ha solamente 2 fari di profondità. I fari che erano più grossi dei fari originali. E facevano anche l'assetto i fari, perché davanti l'abbassavano. L'avevano abbassata. Siamo giunti al termine anche di questa puntata e ringraziamo Giovanni Ligobbi e Fausto Fontana, Massimiliano Odierna e il ristorante Ora Media in Piazzetta di Terni.